La storia di cui vi parlerò oggi è avvenuta in Inghilterra e risale all'epoca Tudor. Nel particolare stiamo parlando degli anni in cui governò re Enrico VIII. I secoli ci hanno dimostrato quanto l'uomo riesca a essere crudele e in quanti modi orribili si può morire. La storia di oggi è la storia di un cuoco, Richard Rose, che con l'accusa di aver avvelenato delle pietanze fu bollito vivo e morì. Ma andiamo con ordine. Non si sa niente della vita di Richard Rose al di fuori di questa vicenda. Sappiamo però che lavorava al servizio di John Fisher, vescovo di Rochester. Il 18 febbraio del 1531 il vescovo Fisher stava per cenare con diversi ospiti a casa sua, il palazzo episcopale a Lambeth Marsh. Richard Rose, che era in cucina, pare abbia messo del veleno in alcune delle pietanze che sarebbero state loro servite. Quando giunse l'ora di mangiare, il vescovo disse di non avere appetito. Gli altri, invece, mangiarono di gusto. Dopo la cena, 2 degli ospiti morirono. Gli altri commensali, invece, e i poveri che venivano regolarmente a chiedere l'elemosina e avevano assaggiato i piatti avvelenati, si ammalarono e dovettero soffrire per sempre le conseguenze di quel giorno. Non si sa con certezza il motivo che spinse Fisher a non mangiare. Forse, come lui stesso disse, non aveva fame. Il suo biografo, Richard Hall, disse che era stato così impegnato nei suoi affari quel giorno da aver perso l'appetito, tanto da aver detto agli altri di cenare senza di lui. Sembra però che Fisher fosse anche noto per la sua pratica caritatevole di non mangiare prima di coloro che venivano ad elemosinare il cibo alla sua porta, anche se, senza saperlo, ebbero il ruolo fatale di assaggiatori di cibo. Il fatto venne comunque subito denunciato e Richard Rose fu arrestato. Fu accusato di aver aggiunto una polvere bianca del porridge. Lui, dopo essere stato severamente torturato, fece una confessione. Affermò che la polvere da aggiungere al cibo gli era stata data da uno sconosciuto e che lui credeva fosse un lassativo per fare uno scherzo e non aveva intenzione di uccidere qualcuno, ma come possiamo immaginare, nessuno gli credette. Quando re Enrico VIII venne a conoscenza dei fatti, si allarmò. Sembra che il sovrano avesse sempre avuto paura dell'avvelenamento e, infuriato, fece un lungo discorso davanti al Parlamento, sottolineando il suo amore per la giustizia, la voglia di proteggere i sudditi e di mantenere ordine. Il cuoco non ebbe l'opportunità di difendersi. Enrico decise di condannarlo a morte senza alcun processo, cosa che di solito accadeva ai criminali che erano in libertà e non a quelli che venivano subito arrestati. Con l'appoggio del Parlamento fu creata una legge, secondo cui l'omicidio tramite veleno sarebbe stato considerato alto tradimento e gli avvelenatori sarebbero stati bolliti vivi, a cominciare proprio da Richard Rose, che fu bollito a morte il 5 aprile del 1531. Fu legato in catene, fucilato e poi calato dentro e fuori dall'acqua bollente ben 3 volte. Secondo un testimone oculare, gridò forte e diverse donne con bambini si sentirono male alla vista di ciò che stava accadendo e furono portate via mezze morte. Altri uomini e donne non sembravano spaventati dal fatto che fosse bollito vivo e preferivano vedere il carnefice che eseguiva il suo compito. Non si sa chi sia stato a fornire il veleno al cuoco. Probabilmente fu vittima di un inganno, una pedina nelle mani di un altro, ma ci sono state diverse teorie. Secondo alcuni, addirittura, poteva non essere stato lui ad avvelenare le pietanze, ma qualcuno che aveva approfittato di una sua momentanea assenza dalla cucina. Fisher comunque non stava molto simpatico al sovrano, perché in quel periodo lui voleva divorziare da Caterina d'Aragona per sposare la sua amante, Anna Bolena. La Chiesa non lo avrebbe mai permesso, e Fisher era uno di quelli che difendeva Caterina, criticando molto Anna Bolena e la scelta di Enrico. Quindi molti sostennero che i responsabili della vicenda del veleno fossero i membri della famiglia di Anna Bolena, con o senza l'appoggio del sovrano, con lo scopo di mettere a tacere il vescovo. Sembra comunque che ci fosse stato anche un altro attentato alla sua vita, quando dei colpi di cannone furono sparati verso casa di Fisher, e si dice che provenissero dalla casa del padre di Anna. Tuttavia, le 2 residenze erano parecchio lontane. In quella circostanza per fortuna nessuno rimase ferito,
anche se vi furono diversi danni al tetto e alle tegole. La tempistica ravvicinata di questi due attacchi fece pensare che in entrambi i casi ci fosse coinvolto il sovrano e i suoi fedeli, e secondo la teoria di chi invece ha sempre sostenuto che Enrico fosse innocente, probabilmente il sovrano si infuriò così tanto per la faccenda, non solo perché aveva sempre avuto paura dell'avvelenamento, ma perché, dati i cattivi rapporti fra lui e il vescovo, sapeva che chiunque avrebbe pensato fosse coinvolto. Fisher comunque fu poi giustiziato per ordine di Enrico stesso, a causa della sua opposizione alla supremazia reale, e fu decapitato nella Torre di Londra il 22 giugno del 1535, 4 anni dopo il cuoco e poco prima di Tommaso Moro. Come già sappiamo, Enrico alla fine sposò Anna Bolena e divorziò sia da Caterina d'Aragona che dalla Chiesa cattolica. La testa di Fisher venne esposta all'ingresso del Ponte di Londra e rimase lì fino al 6 luglio, quando venne gettata nel Tamigi e sostituita da quella di Tommaso Moro. Il suo corpo nudo, invece, rimase esposto sul patibolo per tutto il giorno e venne poi seppellito in una tomba anonima, senza alcuna cerimonia. Poco prima che venisse emessa la sentenza di morte, Papa Paolo III, pensando di risparmiargli questo dolore, gli diede il titolo di cardinale e lo invitò a trascorrere quel che rimaneva della sua vita in esilio a Roma, ma Enrico VIII si oppose e non gli permise di andare in Italia. Fisher oggi è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella anglicana. Il 28 marzo del 1542 anche la serva Margaret Davy fu giustiziata tramite la bollitura per aver avvelenato delle persone con cui viveva. Quando Enrico VIII morì, nel 1547, la legge che prevedeva la condanna a morte per bollitura fu abrogata quasi subito da suo figlio, re Edoardo VI,